io mi chiamo Delfina e faccio parte del movimento Extinction Rebellion Italia e sto facendo questo video per raccontarvi un po' quello che è successo a Torino il 18 settembre 2020. La mattina dell'8 ottobre ho preso parte all'azione di Extinction Rebellion a Roma, fuori al Palazzo dell'ENI. Tutti morti a causa della pandemia globale che stiamo ancora affrontando e a causa di quelle che dovremo prepararci ad affrontare se l'attuale modello di estrazione e consumo non cambierà. Un atto di ribellione aiuta a rendere visibile ciò che è possibile in una società come la nostra che considera possibile solo ciò che già esiste, solo ciò che è già reale. Extinction Rebellion per me ha avuto un po' quella funzione. Attraverso dati scientifici mi ha reso visibile un orizzonte distopico verso cui non voglio muovermi, verso cui quei dati scientifici mi dicono che stiamo andando, ma Extinction Rebellion mi ha dato anche un'alternativa. Abbiamo fatto questa azione di disobbedienza civile non violenta per fare un appello rispetto al fatto che la copertura mediatica in Italia rispetto alla crisi climatica ed ecologica è veramente bassissima. Abbiamo chiesto che il collasso ecologico e climatico venga messo al centro dei piani editoriali di La Stampa, la RAI, il Corriere e la Repubblica. Abbiamo inviato delle lettere al ministro Gualtieri e al ministro Patuanelli con una richiesta, un invito a dialogare su Eni, che è una delle aziende più inquinanti al mondo. Siamo rimasti fuori al cancello dell'Eni 55 ore. Abbiamo posto tantissima attenzione al rispetto delle normative anti-Covid, utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale. Sono Paolo, ho 34 anni, vivo a Torino, sono un fisico. Io e altre 7 persone siamo saliti sulle colonne della cancellata di Piazza Castello con l'obiettivo di rimanere in attesa della stampa, dei media che avevamo invitato. Dopo 2 giorni abbiamo preso atto del fatto che una risposta dai ministri non sarebbe arrivata, per cui con un ultimo gesto simbolico, ovvero l'arrivo delle Red Rebels, abbiamo lasciato il presidio con molta amarezza. In realtà, dopo qualche settimana, delle risposte sono arrivate. Siamo rimasti 4 ore sulle colonne ed è arrivato poi il direttore del Corriere della Sera. 40. Siamo appunto scesi. E quello che è successo è che siamo stati identificati. La promessa era stata che nel momento in cui saremmo scesi comunque non ci avrebbero denunciato, cosa che di fatto non è stata, perché appunto nei mesi successivi sono arrivate le denunce. Mi hanno denunciata. Mi imputano la violazione dell'articolo 650 e 703 del Codice Penale, in osservanza dell'ordine di un'autorità e accensione di esplosivo, perché ho acceso un fumogeno quando sono arrivata in cima alle colonne. Rischio fino a 3 mesi di carcere. Abbiamo ricevuto una valanga di multe per mancato distanziamento sociale. Ricevere una risposta simile alle nostre azioni e alle nostre richieste è stato davvero deludente per me. In un momento in cui tante persone stanno sottovalutando la questione Covid e non si pongono nessun problema, credo che noi come movimento abbiamo cercato in ogni momento
di rispettare il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, proprio perché Extinction Rebellion ha una base scientifica e crede fortemente nella scienza. Trasformare però quelle misure di contenimento in un elemento di repressione nei confronti di movimenti politici e sociali, ecco, questo non è corretto. Trasforma il dibattito politico in qualcos'altro. Noi non abbiamo strumenti per ribattere a queste multe. Abbiamo pagato le multe, abbiamo preso atto di quale sia stata la risposta alle nostre azioni. Allo stesso tempo però non ci facciamo fermare da questo tipo di repressione, perché sappiamo che le nostre richieste vanno al di là di qualsiasi atto repressivo che si possa fare. Sono arrivato al punto di pensare che sia necessario, che sia l'unico modo per cercare di evitare questa corsa verso il baratro. Mi sento costretta a dover agire in un qualche modo, in modo diverso dal solito, perché purtroppo manifestare basta non attira così tanto l'attenzione, non smuove molto, e quindi fare azioni un po' più dirompenti sembra invece che mette in moto un meccanismo più forte. Mi piace sempre ricordare il fatto che vorrei tanto non dover fare queste cose, ma sento proprio l'urgenza di doverle fare perché purtroppo non si sta facendo abbastanza. Mi sono incatenata perché ho paura e non mi resta che usare la mia voce e il mio corpo per provare a difendere la vita. Non sono contenta di prendere delle denunce, ma se disobbedire alla legge e prendere delle denunce significa provare ad affrontare la più grande catastrofe che l'umanità si è mai trovata di fronte, allora sono pronta a farlo.